Immaginiamo, cari amici, che io dico una parola, pizza. Ecco, ripetete ad alta voce con me questa parola, pizza. E io vi chiedo, rotonda o quadrata? Vi può sembrare una domanda assurda, ma ci sono parole che evocano immagini. Chiamiamo questo linguaggio il linguaggio ipnotico. In una seduta ipnotica, l'ipnotista, colui che ipnotizza, utilizza queste parole raccontando una storiella che vi fa entrare in trance. Altre parole non evocano immagini. Se io dico per esempio sincretismo, escatologia, non evoca niente. Dicessi comunismo, fascismo, questo può evocare. A seconda di come si è stati esposti fin dall'infanzia a un certo numero di simboli, di immagini. Seguitemi nel discorso. Dato che in Terra Santa la religione ha molto a che fare con quanto sta succedendo, vorrei invitarvi a parlare di un'altra parola. La parola Dio. Dio. E vi chiedo, come ve lo immaginate questo Dio? Sembra una domanda retorica, ma non lo è. Perché dipende, di nuovo, la religione a cui appartenete e con la quale siete stati educati fin dall'infanzia. Per un cristiano cattolico, sono sempre di meno, una razza in estinzione, le chiese sono vuote, la parola Dio può evocare il Padre, Dio Padre, e suo Figlio, Gesù. Per un islamico, per esempio, la parola Dio non può evocare niente, è vietata la rappresentazione simbolica di questo Dio. Sto dando delle informazioni culturali e spero che saranno apprezzate. Per un rappresentante della Banca Centrale Europea, Dio è Mario Draghi e sua figlia, Giorgia col melone. Per un induista, Dio può essere un sacco di cose. Nell'induismo esistono 380 milioni di dei, dice la leggenda. Il Bhagavad Gita, questo bellissimo libro che ogni tanto rileggo con interesse, un libro stupendo, assieme al Kama Sutra. Però il Kama Sutra non lo leggo, preferisco guardare le figure, con le donnine allegre. È comunque un libro spirituale. Il Bhagavad Gita l'ho letto più volte. E un saluto anche ai nostri amici italiani induisti, che sono alcune migliaia, se non decine di migliaia. E quindi Dio può evocare varie immagini. Se vivete a Calcutta, per esempio, una città in India dedicata alla dea Kali, Dio è donna. La dea Kali è rappresentata come donna, nera. Dio è donna e Dio è nero. La dea Kali è la dea dell'odio. Essa viene raffigurata con una testa mozzata in mano, che probabilmente è la testa dell'ex marito che ha ritardato di solo 2 giorni a pagargli gli alimenti. Altro che se lunga! Con la dea Kali non si scherza.